Anche questa volta siamo partiti con il treno. Il treno, un mezzo che ti predispone al cammino con il suo lento cambiare del paesaggio. Questa volta ci ha portato a Bari, città che ci ha travolto con la sua vitalità e bellezza. Da qui parte il nostro cammino verso Matera. Ciao a tutti, quella che vedete alle mie spalle è la Basilica di San Nicola. Ci troviamo a Bari, pronti per partire per il cammino materano sulla via Peuceta. Abbiamo salutato San Nicola e siamo pronti. Andiamo. Allora, quello che c'è oltre Riccardo che si allaccia le scarpe, praticamente è il Castello Svevo di Bari. Bello, veramente bello. Allora, la prima parte della tappa serve praticamente a lasciare Bari dopo aver attraversato un pezzo di Bari Vecchia e lungo la linea del porto ci accingiamo ad uscire da Bari. Sì, ovviamente tutto asfalto, qualche attraversamento anche un pochettino pericoloso, però via. E ora passiamo sul ponte. Facciamo il cammino a fine maggio. Così almeno la temperatura non è alta come se farlo a fine giugno o inizio luglio. Questo ci siamo detti. Saranno 30, 35, 34 gradi? Ma è chiuso? Vedi un po'? Riusciamo a trovare qualcosa di aperto? È il secondo timbro di Bari. Vuoi venire al mio posto? Poi arriviamo. Allora, quello è il simbolo di Bari, quell'altro è il pellegrino, giusto? Sempre di Bari. Ok. Dopodiché questo abbiamo San Michele Arcangelo di Bitetto. Perfetto. Dove hai detto che era inciso quell'altro, il pellegrino? Nella basilica, Nella basilica di San Nicola. Invece questo è San Michele Arcangelo perché la cattedrale di Bitetto è a lui dedicata, diciamo così. Sono pellegrina pure io. Non ci sono dubbi. È che infatti il mio timbro mi rispetta in questo senso. È l'ulivo, perché siamo in terra degli ulivi. Io che mi sento pellegrina, la spiga che rappresenta il cammino che state facendo del Materano. E poi niente, c'è un contorno, chi dice che sia un sole, chi dice che sia... Mandala. Questo mi mancava il mandala, oppure chi dice il tappo della Perona.
sono bellissime. Quanto ci metti? Poi c'è la fontana che fa col DAS, c'è il tino che fa con stecchini di gelato, pepe nero, pepe rosa per fare la vinaccia all'interno. Meraviglioso. Avete visto il braciere al Beato Giacomo? Lui lo ha realizzato con il di sotto della Coca-Cola. Non vedi? Ma l'opera d'arte di Nino, a mio avviso, è in due cose. In questi, Ma manca un pezzo, vero? questi lampioncini, che cosa sono? Questo è sughero e questa serpentina dove lui ha visto che passava il filo che alimenta tutto con i vecchi telefonini. Altro non è, ma è la grata. Che è la grata del frigorifero. Vedi quella serpentina? Ah, sì, Cioè, fa tutti... il numero 1 del riciclo praticamente. Questa qua dentro. E tutte queste era un peccato buttarle, ragione per facciamo un'altra cui cosa. si è messo a lavorarle per fare poi tutti i cancelli, i balconi. Questi balconcini, ringhiere, no? Con la griglia del frigo. Meraviglioso. Ok, lasciamo Biretto e la splendida accoglienza di Ester che ci ha fatto pure da cicerone nel visitare il santuario del Beato Giacomo e il museo della devozione e del lavoro e la chiesa della veterana. Che vi consiglio di visitare assolutamente perché sono bellissimi, davvero belli. Ecco, da qui inizia il percorso tra gli ulivi che ci porta fino a Cassano. 25 km. Vedete la foresta degli ulivi praticamente. Prendimi l'anima, portami via, portami via. Che cosa vuoi? Non l'ho capito. Hai tutti i sogni in una stanza. I tuoi amici ti aspettano ancora. Ma tu non vuoi parlare mai. Attenzione, Prendi a pugni il muro, sei come impazzito. Vorresti consolarti, dovresti rilassarti, ma avresti bisogno di un cuore diverso per lasciarti andare e tornare ad amare in questa vita che corre. Portami via, portami via, perché è la vita che corre. Portami via, ma poi con chi te la prendi nel tuo mondo normale? Ti chiudi ogni giorno e ti lamenti che stai male. Ti gira la testa quando gli altri se ne vanno, non vale la pena. Dovresti combattere, non farti del male, trovare il coraggio di far pace con te stesso. Impara ad ascoltare, ma fallo adesso. In questa vita che corre, portami via, perché è la vita che corre. Portami via, ce ne andiamo a La Habana. Prendimi
Vabbè, dopo 20 km di ulivo il paesaggio cambia un po' e diventa questo. In questa vita che corre, portami via. Manca 1 chilometro al nostro fine tappa, siamo arrivati a Cassano delle Murge e anche la seconda tappa ce la siamo portati a casa. Visto che è bello? Prego per me. Grazie. Oh, sai quello che però non tornare, cioè non è che poi torni, Grazie mille. Va bene. Quindi quando ho finito devo tornare. Vedi c'è scritto casa comunale. Sì. Guarda che le 7 no. Faccio qui. Dove ci troviamo, Riccardo? Siamo a casa di Rossella dove proveremo un'esperienza gourmet di home restaurant. Sentite come ho pronunciato bene? Dove appunto in realtà siamo accolti Come ospiti praticamente. come ospiti, ma quasi come amici a casa di questa signora che ha una cucina prettamente vegetariana con prodotti locali, molti di sua produzione. Buoni. E come dice Lilla, Senti che buono questo. Una focaccia veramente buona. sì. Credo. No, ma senti la zucchina da produce. E quindi noi inizieremo a mangiare anche. Buongiorno, Allevato sotto il letto. lasciamo Cassano delle Murge e siamo diretti alla volta di Sant'Enamo in Colle, giusto? Abbiamo trovato una fantastica ospitalità in Paolo e Bianca e soprattutto Scout. meravigliosi. Questo si sta rivelando un viaggio nell'anima piuttosto che un viaggio nei luoghi, giusto? Esattamente, perché le persone che stiamo incontrando sono meravigliose. E ieri abbiamo provato anche la cena in home restaurant a casa di Rossella. Mangiato da Dio, fantastica. E niente, ve la consiglio assolutamente. Cioè, arrivati a Cassano delle Murge, chiedete a Paolo di andare da Rossella, assolutamente. Il sole sono le 7:30, già picchia forte. Beh, non ci spaventa nulla, vero? No, ok. Andiamo. Ho vinto qualche cosa? La sopravvivenza. Ammazza che salita. Dai Emanuela, su! Ce la fai, su! Ci siamo rovinati allora. No, noi vogliamo stare vicino a te. Vicini. Perché ho scordinato completamente. Mi veniva stare che in salita portavo accoppiata. Invece no, è questo, no? Manuela e le sue lezioni di camminata veloce. Scordinata totale. Il problema è la scordinazione. Non potrò mai ballare io. In salita, vero? Ma pure quando cammino? No. Lui ha detto non deve essere accoppiata, deve essere disallineata la cosa. Come cavallo.
Ci troviamo alla masseria Rutolo, vediamo se ci fanno un panino. Va. Tanto la taglia la musica. La voglia? Taglia pure la voce. Riccardo, sei tagliato nel 97% dei casi. Però il timbro si vede, no? Sì, dai. Fu così che lo fecero vecchio. Grande Riccardo. Invece lo fai tutti a noi. Ecco, Lo vuoi? Ciao. abbiamo appena lasciato la masseria Rutolo dove abbiamo fatto sosta. Abbiamo mangiato benissimo come sta capitando sempre da quando abbiamo intrapreso il cammino. Comunque se vi fermate mi raccomando, fatevi fare l'uovo fritto, buonissimo. Leggi, ragazzi. Oh, facciamo in modo che non finisca su Paperissima, su Paperissima. Poi il video o la foto? Fammi la foto. Siamo molto fortunati perché a Sant'Eramo in Colle c'è la festa di Sant'Erasmo oggi 2 giugno. Bellissima, una cosa strepitosa. Allora lasciamo Sant'Eramo in Colle sui festeggiamenti di Sant'Erasmo e andiamo verso Altamura. Secondo te? Secondo te? Devo pensarci. No, non mi dire 1 chilo di chicchi. No, non è valido. Ci vorranno 2 chili di chicchi. No, al contrario, serve la parte dell'acqua, no? Io facevo il pane una volta e quindi c'era la stessa quantità di salto acqua e... Allora mezzo chilo. Per cui sì, mezzo chilo credo. Mezzo chilo di farina, quindi quanti chicchi però? Quante spighe?
Che dubbi, Dubbi Io sulla, lo chiedo alle altre mura, dubbi sulla via Proceta. sì, dubbi blattici. Riflessioni sul pane sulla via. Ciao belli! Piano. Non ci fanno passare. Ci fate passare? Ci liberate un po' di spazio? Su su, permesso. Permesso. Che fate? Venite con noi? Ecco Altamura, mancano 2,5 km, siamo arrivati. Mamma mia, il sole ci ha martellato proprio forte, 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 ma occhio e croce è finita. Lasciamo la bella Matera e la splendida accoglienza di Giovanni di Casa Xenia e Antonio dell'anticosteria Pin a Sud, spero di averla pronunciata bene, se ho sbagliato Antonio perdonami. Comunque persone fantastiche, squisite, e c'è veramente poco altro da aggiungere. Spero, anzi sono sicuro, visto che questo è il 4º giorno e ovunque siamo andati siamo stati accolti come se fossimo dei fratelli, e che in futuro sarà ancora così. Bene, come ho detto, lasciamo Altamura e ci dirigiamo alla volta di Gravina in Puglia. A dopo! Mi raccomando quindi, quando lasciate Altamura, attenti a Rex. Se vi segue scrivete sulla pagina Amici di Rex. Mazza!
Vabbè, io sono un nanetto, quindi ci passo filo, guarda! Filo! Mi strusciano i capelli sotto. Pasta con timbro. Ottimo. Questo caldo la parola sosta è sempre la benvenuta. Non so se si riesce a vedere, ma là in fondo c'è Altamura. Bella, bella davvero. Arriviamo, Casalia. Ma non è che piove? Mezzo nulla, Sì, nel mondo dei sogni. No, perché... Vabbè, dai. Sosta da Peppino gradita a morire. E dopo circa 9 km da Altamura e un'oasi nel deserto. Sì, per fortuna c'è. Allora, unica ombra nel giro di 10 km, vento sui piedi, con tanto di scarpe sotto, e paninazzo. Voilà, la tipica sosta del pellegrino, via. Ma a me fa il limone. Alla fine? Ha deciso di sì, vabbè, a posto. Ecco un po' di Santiago anche sulla via per uscita, con questa bella conchiglia fossile. Benvenuti a Gravina in Puglia. Non li fate i duri, riposate un po'. Certo, ci sono, che so, 37 gradi in questo luglio camuffato da 4 giugno. Ciao che non hai visto, lo trovi dove non sei mai stato. Gravina, Se sei stanco cammina con il cuore. Bevande calde anche Oddio, no. sì, cioccolata calda. Cioccolata calda, dai, che dici? Ti prego, uccidimi piuttosto. Una birra, dai, una birra ghiacciata. Bravissimi. Gravina e Bari. Una sosta dopo questa. Date una mossa. Allora, stamattina sveglia prestissimo, siamo usciti poco dopo le 5:30 per la tappa che ci porterà da Gravina in Puglia fino a Picciano. È lunga, più di 30 km, non c'è un rifornimento d'acqua lungo il percorso e ombra poco più che zero, insomma pochissima nella parte finale del bosco. Quindi le condizioni meteo sono avverse. Quanti gradi lì? 37, 38, beh ieri 40, insomma niente. Ciao ciao a Gravina in Puglia, anche in questa cittadina siamo stati benissimo, è bellissima. E via alla volta del santuario di Picciano, santuario convento, oddio non mi ricordo che cos'è. Insomma ci rivediamo a Picciano. A giudicare da quello che c'è intorno sembra quasi di fare un giro nell'oro, dai colori, bellissimo, anche questa tappa molto molto bella.
dopo circa 10 km abbiamo trovato questo rudere che ci fornisce un bel po' di ombra, qualche sedia e si vede che è già stato usufruito da tanti camminatori. Ultimo giorno di cammino, andiamo a Matera. Bellissimo. Lì sullo sfondo si vede Matera così vicina e così lontana. Sotto al sole sembra ancora più lontana. Fresco, eh? Speriamo. Facciamo più pause magari. E dove, amore? All'opera. Dove? Dove no, appena troviamo andiamo. Sembra di avere un phon puntato in faccia. Questo caldo. Non c'è un po' d'ombra. Tosta ragazzi, Bellissima. Lassù c'è Matera, ma è molto tosta. È nuova Miss Inferno estate 2022. Oddio. Collezione materana. Collezione deserto materano. Ecco, signore e signori, Matera. Io voglio venire a più da qua. Ecco, questo è il Duomo di Matera, fine cammino. Siamo arrivati a Matera, siamo arrivati al Duomo, è finito questo bellissimo e assolatissimo cammino. Ciao! Che cosa vuoi? Non l'ho capito. Hai tutti i sogni in una stanza. I tuoi amici ti aspettano ancora. Ma tu non vuoi parlare mai. Prendi a pugni il muro, sei come impazzito. Vorresti consolarti, dovresti rilassarti, ma avresti bisogno di un cuore diverso per lasciarti andare e tornare ad amare in questa vita che corre. Portami via, portami via, perché la vita che corre
te la prendi nel tuo mondo normale. Ti chiudi ogni giorno e ti lamenti che stai male. Ti gira la testa quando gli altri se ne vanno. Non vale la pena. Dovresti combattere, non farti del male. Trovare il coraggio di far pace con te stesso. Impara ad ascoltare, ma fallo adesso. In questa vita che corre, portami via, perché è la vita che corre, portami via, ce ne andiamo a L'Avana, prendimi l'anima, portami via, portami via. In questa vita che corre, portami via, ce ne andiamo a L'Avana, prendimi l'anima e portami via.